Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, l'ennesimo aggiornamento, approfondimento sul discorso Power Station. Nello specifico faremo dei test sul mio C300 e anche sul piccolino EB3A, perché io non ero tranquillo di tutti questi buletti che stiamo piazzando in giro, che state piazzando in giro, che magari avete già piazzati da tempo, perché volevo approfondire il discorso delle protezioni. Dunque, io vi avevo fatto vedere in alcuni video il mio impianto di casa e vi ho sempre consigliato anche di mantenere le protezioni in essere, quindi differenziali eccetera, perché avrebbero continuato a funzionare. E questo non ve l'ho detto perché l'ho immaginato, ma ve l'ho detto perché prima avevo provato a casa mia. Però poi ho continuato a fare un po' di prove per cercare di approfondire e sono giunto a delle conclusioni. Vi anticipo già che il comportamento di una Power Station in modalità UPS e in modalità completamente a isola, quindi completamente sconnessa dalla rete, è diverso. Faremo un po' di test, quindi vi invito a guardarlo con attenzione. Chiaramente sarà un video che magari va un po' più nel tecnico per chi non è pratico eccetera, però in quel caso fate, magari se avete già un Bluetti montato magari da prima che io iniziassi a fare i video, fatelo verificare da un elettricista, perché è importante verificare che le protezioni siano efficienti. Adesso iniziamo a fare un po' di esperimenti. Ok, ora vi faccio vedere un po' di test. Abbiamo qui il mio C300, il mio EB3A, e vedete che ho aperto il quadro di una stringa perché mi sono procurato una terra, e adesso vi spiego tutto quanto. Dunque, vedete che il mio C300 io lo uso in modalità UPS con la spina sempre collegata. Adesso vi faccio vedere una cosa. Collego un differenziale puro, non un magnetotermico differenziale, ma un differenziale puro, bipolare. Nel funzionamento non cambierebbe nulla se fosse un magnetotermico differenziale un polo più neutro. Quindi attacco la spina al mio Bluetti. Questo è un cercafase. Vedete che si illumina se punto la fase. Vedete che se lo metto sul neutro non si illumina. Stacco la spina della C300, vedete che c'è stato un leggero calo di tensione normale. Se io adesso vado a provare di nuovo col cercafase, mi si illumina sulla fase e mi si illumina anche sul neutro. Spero si veda, stringiamo un po', dovrebbe vedersi. Allora, sulla fase, vedete che si illumina e si illumina anche sul neutro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando il Bluetti, la Power Station qualsiasi in teoria, lavora da sola e tramite il suo inverter mi fa uscire un 230 volt, esce fase-fase. Non c'è una fase e un neutro. Ci sono due fasi da 115 volt, quello che insieme fanno 230 volt, quello che lui dà in uscita. Ma se noi colleghiamo invece il Bluetti in modalità UPS, lui comunque prende, diciamo, l'energia dalla batteria e funziona allo stesso modo come abbiamo sempre visto, ma in uscita va a darmi un neutro, ok? Quindi anche il problema delle caldaie che non funzionano eccetera, se voi lo collegate in modalità UPS con la spina al vostro impianto, lui va automaticamente in uscita a darvi una fase e un neutro. Se invece è completamente isolato e fate il collegamento col contattore, avete la fase doppia. Ora qui io ho un nodo di terra, ho un'aggiunta di tante terre, perché una arriva dalla terra del quadro stringa, ok, quindi la terra dell'impianto, una va alla presa collegata fuori dal differenziale, quindi io su questa presa in uscita dal differenziale ho fase, neutro e terra che vengono gestiti da questa protezione. Vi faccio vedere una cosa. Io ho questo dispositivo che è autocostruito per far scattare un differenziale da 30 mA, i classici che abbiamo, diciamo, in uso domestico. C'è anche un LED di segnalazione rete e un tasto per far scattare il differenziale. Adesso siamo collegati in uscita dal Bluetti perché abbiamo fase e fase, e la spina vedete che è staccata. Se io adesso armo differenziale che funziona, perché se io lo provo col tastino lui scatta, ma se io collego il mio prova differenziali in uscita, vedete che mi dà tensione, ma io schiaccio su un conduttore e anche sull'altro e vedete che il differenziale non scatta. Non scatta perché lui non sente la differenza di potenziale, perché in questo momento la nostra Power Station, quello che dà in uscita, è completamente isolato da tutto. È isolato dalla terra, dalla cabina, dal centro stella, insomma tutto quello che volete, non sto a spiegarmi, ma essendo completamente isolato lui non sente la differenza di potenziale e non scatterà mai. Quindi se noi colleghiamo un differenziale in uscita a una Power Station collegata per fatti suoi completamente isolata, che ci dà corrente solo dalla batteria, i differenziali in uscita in questo modo non funzionano. Se io invece collego la spina del Bluetti
mi abilita la presenza del grid. Se io vado a fare la verifica adesso ho una fase e sull'altro filo non ho niente. In questo caso il differenziale vi farò vedere che scatta, ma in questo modo la differenza di potenziale verrà sentita non solo da questo differenziale in uscita, ma anche dall'eventuale differenziale che c'è a monte della presa. Adesso tenete d'occhio la scritta V grid arancione. Se io faccio scattare il differenziale, che scatterà, questa non è una figuraccia, ma è semplicemente perché il differenziale lavora sulla fase, quindi quando il prova differenziali non scatta, va girato e adesso lo facciamo scattare. Adesso è scattata la protezione a monte dell'impianto. Perché mi è andato via il grid, è diventato grigio? Perché vuol dire che mi è scattato su in casa il differenziale che protegge questa linea. Ora vado a riarmarlo e facciamo la prova, perché delle volte potrebbe scattare quello a monte e delle volte potrebbe scattare questo che mettete in uscita. Ok, adesso ho riarmato il differenziale, vedete che il simbolo del grid è diventato arancione, vuol dire che c'è di nuovo la rete anche se lui non sta prelevando. Proviamo di nuovo a farlo scattare e niente, mi scatta sempre quello sopra. Il fatto che qui mi scatti solo quello sopra dipende un po' dalla sensibilità dei dispositivi, perché magari questo è meno sensibile dell'altro, dipende dalla lunghezza dei cavi, dipende dalla terra, dipende da un sacco di cose. Adesso vi faccio vedere un'altra prova con un differenziale puro, questa volta della Siemens, e magari potrebbe cambiare il risultato. Stessa situazione, ho collegato un differenziale puro Siemens questa volta, lo armo, vedete che abbiamo tensione in uscita sul nostro prova differenziali, come prima abbiamo fase e neutro, proviamo a farlo scattare. Vedete che adesso è scattato lui, ma è scattato anche quello sopra. Il simbolo del grid è diventato grigio. Stesso collegamento, stessi cavi, stesso dispositivo che manda, diciamo, in corto l'uscita. Il Gavis differenziale puro da 25 A non è scattato, questo qui differenziale puro Siemens invece è scattato più velocemente. Questa non vuole essere una prova per dire i Siemens sono meglio dei Gavis. Vi faccio capire che a volte anche la marca diversa di dispositivo può dare risultati differenti. Ora che vi ho fatto capire questo, allora innanzitutto vi consiglio quindi di mettere un differenziale un po' più veloce, tipo questo, in uscita per proteggere le vostre linee. Se usate il Bluetti, la Power Station, in modalità UPS. Ma quello che diventa più interessante è capire come lavorare invece per far funzionare le protezioni senza la spina collegata in modalità UPS. E adesso vi faccio vedere un'altra cosa interessante. Stacchiamo la spina. Adesso siamo isolati. Allora, vedete che siamo tornati alla condizione di fase-fase, quindi luce che si accende su tutti e due i fili. Adesso armiamo il differenziale. Vedete che il differenziale non scatta mai più, semplicemente perché il Bluetti è completamente isolato. Il differenziale non può sentire la differenza di potenziale perché non c'è, essendo tutto isolato. Qui continua a non funzionare, ovviamente vi faccio vedere che anche girandolo il differenziale continua a non funzionare, quindi i differenziali messi in uscita su una Power Station, ma anche un generatore a benzina, la stessa cosa, non funzionano. Per farli funzionare bisogna fare una cosa semplicissima quanto risolutiva. Ve la faccio vedere. Stacchiamo la spina del differenziale, qui, prendo un filo di terra e cosa devo fare? Lo devo mettere semplicemente insieme al neutro in ingresso nel differenziale. Praticamente uno dei due fili del Bluetti della Power Station in uscita, ma ripeto funziona anche con i generatori, va messo a terra, ok? In questo caso come giriamo la spina non importa perché comunque in uscita sarebbero due fasi. Mettiamo la spina, tranquilli, non succede nulla. Quindi abbiamo il nostro differenziale che è armato, lo facciamo scattare con il test, funziona come prima. Ridiamo corrente in uscita e vediamo cosa succede adesso alle fasi al neutro. Allora, sulla fase abbiamo la fase, vedete? Sull'altra fase non c'è più la fase. Questa fase messa a terra proprio con un filo di terra diventa un neutro, ok? Diventando un neutro risolviamo prima di tutto il problema delle caldaie e di tutte quelle cose eventualmente schizzinose che vogliono il neutro. E qui sul punto della caldaia mi soffermo perché io purtroppo, ma per fortuna, sembra farlo apposta, ma io che faccio i video di queste cose, che faccio le prove, i test, la mia caldaia funziona con fase neutro, con doppia fase, non gliene frega niente, funziona sempre. È una comunissima caldaia a condensazione della Thermomec, l'elettronica
elettronica che ha a bordo digerisce anche la fase-fase. Allora io immagino che le vostre caldaie possano funzionare con questo sistema, perché di fatto otteniamo un neutro, però la prova dovete farla voi che avete già un Bluetti montato e che magari usate sconnesso dalla rete col sistema fase-fase. Provate a metterne a terra una e fatemi sapere nei commenti, in modo da renderlo utile a tutta la community, se effettivamente viene risolto il problema, sia con la caldaia che magari con qualcos'altro che non andava tanto bene. Noi di fatto abbiamo ottenuto lo stesso risultato che si ha con questo. Questo è un trasformatore di isolamento 11230-230 che viene comunemente consigliato quando c'è il problema del fase-fase. Io in realtà avevo intenzione di fare un tutorial sull'utilizzo del trasformatore fase-fase, ma poi facendo tutte queste prove di fatto lui non serve. Innanzitutto perché ha un costo, ha un peso, ha un ingombro, ha una potenza limitata in base a quanto lo prendete grosso, e considerando che questi aggeggi hanno un fattore di perdita importante fate molto poco, quindi non ha senso usarlo perché ha tutte delle problematiche, ma ha senso usarlo quando invece abbiamo il problema della fase-fase dal fornitore, perché magari tanti di voi non lo sanno, ma in alcune zone d'Italia, Roma e me ne avete dette anche altre, ci sono ancora delle forniture, quindi dalla rete, che non arrivano con fase neutro ma arrivano con fase-fase. Come esce dal Bluetti? Qual è la differenza? Che il fase-fase che arriva dalla rete non è isolato, ok? Arriva dalla cabina, quindi non è isolato. Allora cosa si fa? Si mette questo trasformatore dove si entra col fase-fase e si esce con un altro fase-fase in pratica, però in uscita, essendo isolato, mettendo a terra un polo otteniamo il neutro. Questa è la soluzione che ha la fornitura fase-fase che arriva direttamente, perché lui isola proprio le due parti, quindi il fase-fase d'ingresso non è in contatto fisico col fase-fase in uscita, quindi noi mettendo a terra una fase in uscita non andiamo a mettere a terra una fase che arriva dalla cabina, perché quello non si può fare. In mezzo c'è l'isolamento, per quello si usa un trasformatore. In pratica la corrente passa attraverso le spire senza che ci sia un contatto fisico, ok? Quindi la terra messa sulla morsettiera fuori non viene passata sulla morsettiera anteriore. Quello che invece fa il Bluetti, essendo già isolato, ma anche un generatore, essendo già completamente isolati dalla rete, perché è un cubo di plastica che fornisce energia con tutta l'elettronica dentro, fa già quello che fa il trasformatore di isolamento. Quindi non abbiamo bisogno di usare lui, ma abbiamo bisogno, come vi ho fatto vedere, semplicemente di mettere un polo a terra. E soprattutto abbiamo la protezione in uscita col differenziale funzionante, perché se adesso proviamo, adesso non scatta perché è al contrario, ma se andiamo a lavorare sulla fase vedete che il differenziale funziona perfettamente. Bisogna usare una buona terra con una sezione molto grossa, non andate a risparmio ma esagerate anche con le sezioni, e questa è una soluzione semplice quanto efficace. Adesso qualcuno mi potrà dire ma quel dispositivo lì che hai costruito tu non è affidabile perché magari non riesci a testare correttamente i differenziali, e avete ragione. Quindi lo stacchiamo, attacco quest'altra spina con questa riduzione asciugo e passiamo all'artiglieria pesante, che è il mio EasyTest HT. Questo è uno strumento, a parte che è nuovo, quindi è ancora certificato e non ha bisogno di calibrazioni perché ha neanche un anno di vita. Questo qui lo uso per fare tutti i test degli impianti elettrici, le terre, gli isolamenti, i differenziali, ha un sacco di funzioni. Quindi lo accendo. Data di calibrazione 6 maggio 2022, quindi strumento a posto. Qui andiamo direttamente nel menu test RCD dei differenziali e lo facciamo partire. Lui fa la misura, mi dice tensione bassa perché ovviamente il differenziale non è armato, quindi lo armiamo, facciamo partire il test, misura, invertire fase neutro perché non sono giusti, quindi giriamo la spina. Facciamo partire il test, differenziale scattato, riarma il differenziale, lo riarmo, fa di nuovo la misura, lo fa scattare, riarmo il differenziale, lo fa scattare, riarmo il differenziale, lo fa scattare, dovrebbe essere l'ultima, risultato ok, il differenziale funziona perfettamente, e se lui dice che il differenziale funziona, il differenziale funziona. Vogliamo fare la stessa prova con la terra, creando il neutro col differenziale, magari il Gavis, quello che era meno sensibile? Facciamo la prova. Perfetto, rimettiamo la spina dopo aver montato il Gavis, quindi adesso abbiamo il Gavis collegato, test che funziona, fase che c'è sulla fase ma non c'è sul nostro neutro che abbiamo creato con la terra. Facciamo partire il test, tensione bassa perché non è armato,
lo armiamo e facciamo partire il test. Misura e scatta, riarma, misura, scatta, riarma, misura, scatta, riarma, misura, scatta, riarma. Questa è una modalità di test completa che si chiama X5, fa 5 misurazioni. Risultato ok. Se andiamo poi a guardare sul display, tutti i valori che a voi non interessano, quello che interessa è aver fatto il test completo del differenziale, quindi siamo tranquilli. Ok, vedete? Il Gavis funziona correttamente. Questo non vuol dire che i differenziali Gavis non funzionano, siete tranquilli lo stesso, però abbiamo visto che in alcuni casi è leggermente meno sensibile dello stesso dispositivo da 30 mA della Siemens. Abbiamo fatto tutta questa prova, sicuramente vi ho aperto un mondo. Facciamo la stessa prova con le B3A, ad esempio, quello piccolo. Lui in questo momento è isolato dalla rete, siamo collegati col neutro al nostro solito differenziale, proviamo a vedere se funziona e lui scatta regolarmente. Quindi anche con lui abbiamo la stessa modalità di funzionamento, ma anche con lui abbiamo la soluzione al problema della fase del neutro, vedete? Perché sulla fase il cercafase si accende e sul neutro nulla. Stacchiamo un attimo la C, stacco la terra dal differenziale, rimettiamo il nostro filo blu che in questo caso non è più un neutro ma tornerà ad essere un fase-fase, riarmiamo l'uscita C, si vede proprio poco, abbiamo fase sia qui che qui, e il nostro differenziale vi dico già che non funzionerà. Quindi anche qui stessa cosa, se vogliamo una linea protetta in uscita dobbiamo ricorrere all'utilizzo di una terra per creare il neutro e far funzionare i differenziali. Invece come si comporta l'EB3A collegato anche lui direttamente alla rete? In modalità UPS abbiamo il cercafase che si illumina sulla fase ma non sul neutro. Se stacchiamo l'ingresso passa in modalità inverter completamente isolato con uscita, fase, fase. Quindi stesso comportamento. Funzionerà il differenziale in uscita o scatterà prima quello di casa? Questa prova non l'ho ancora fatta, devo dire la verità. Adesso abbiamo un ingresso di 180 watt, quindi vuol dire che arriva corrente dalla rete. Proviamo a farlo scattare. Ok, in questo caso il Gavis è riuscito a scattare ed è scattato però anche quello a monte che arriva alla presa perché abbiamo un input 0. È riuscito a scattare anche il Gavis. Perché qui è scattato nella C300 no? Probabilmente cambia il bypass, non lo so, non ve lo so dire, potrebbe essere una questione di sezioni perché sono tutte cose che influiscono in questi discorsi, però sta di fatto che in questo caso è scattato sia la protezione in uscita che la protezione a monte della spina. Quindi siamo arrivati alla conclusione di questo video. Cosa abbiamo risolto? Abbiamo chiarito sicuramente dei dubbi, ma forse non abbiamo risolto il problema al 100%. Questo perché? Perché se voi usate un Bluetti completamente sconnesso dalla rete, quindi dove non arriva il fornitore o se avete deciso completamente di staccare una linea dall'Enel, voi potete tranquillamente usare questo sistema, mettete una fase a terra in uscita e ottenete il neutro. Le protezioni funzionano, la caldaia dovrebbe funzionare e siamo a posto. Il problema chi ce l'ha chi invece lo usa come UPS, come me, perché nel momento in cui viene a mancare il fornitore io non ho la protezione, perché lui passa in modalità fase-fase in caso di blackout e io sul fase-fase non ho la protezione dei differenziali. Qui poi possiamo fare un altro discorso, perché è anche vero che gli utilizzatori che usiamo oggi sono quasi tutti doppio isolamento, non abbiamo più il problema come c'era una volta della dispersione, però sarebbe comunque bene avere le protezioni. Ma cosa succede? Se noi mettiamo a terra un polo in uscita mentre lui è alimentato dalla rete in funzione UPS, il differenziale che c'è a monte scatterà di continuo e la soluzione non è toglierlo o mettere un magnetotermico, non va bene. Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo fare un sistema con anche un semplice interruttore, magari con un relè che lo fa in automatico, mi va a switchare la terra sulla fase che arriva dal Bluetti. Qua non so se mi sono spiegato, magari se ci sono delle lacune faremo degli approfondimenti anche su questo. Io personalmente non lo faccio perché per fortuna di blackout ne ho pochissimi, quindi in quei 10 minuti che rimango senza corrente, in quell'ora, anche se non ho le protezioni, il problema di fatto non esiste. Però per chi lo usa in modalità definitiva così e magari avete spesso dei blackout o siete completamente sconnessi dalla rete, bisogna anche pensare a questo fattore. Qui allora subentra un altro discorso e si dice: ma allora perché vengono venduti questi dispositivi che di fatto non hanno protezione in uscita?
uscita, perché in uscita da un dispositivo portatile noi abbiamo una protezione, diciamo, naturale, che è la separazione elettrica. Come funziona la separazione elettrica? Un dispositivo che è completamente isolato dalla rete, in caso di guasto verso terra, quindi parliamo di corpo umano che disperde verso terra, la corrente che in quel caso attraversa il corpo umano è di tipo capacitivo ed è molto piccolo. Però questa condizione vale solo se il guasto non si ripete, quindi per un solo guasto verso terra, se vi prendete la scossa e non c'è una protezione con questo tipo di isolamento naturale, non c'è pericolo di folgorazione, perché comunque la scossa la sentite, però non c'è rischio di folgorazione. Se il guasto diventa ripetuto, allora diventa pericoloso, e soprattutto se la linea è molto estesa può diventare pericoloso. La normativa vigente consente la protezione per separazione elettrica solo nel caso in cui la linea non sia estesa e nel caso in cui ci sia un solo utilizzatore. Quindi avere un utilizzatore collegato a una presa e non avendo una linea molto estesa è comunque consentito anche realizzarla senza protezione, sia che si tratti in questo caso di un Bluetti che di un gruppo elettrogeno, indipendentemente dalla potenza, dal fatto che sia monofase o trifase. Ma nel caso appunto voi installiate un Bluetti per alimentare tutto un impianto, allora diventa esteso, quindi in quel caso bisogna avere una protezione funzionante che riusciremo a mettere in condizione di lavorare mettendo un polo a terra. Allora, scusate la qualità delle immagini, dell'audio e del video mosso, ma qua c'è il mio Bluetti AC300. Dal fotovoltaico stanno arrivando 200 watt, c'è poco sole, batteria al 52, tutta la casa sta tirando 360 watt e lui dalla rete prende 0 watt. Se mi sposto sull'app, stessi valori. 173 dal fotovoltaico, 200 si alternano, carico di 364 watt e da grid, quindi dalla rete, non sta prendendo niente. La spina del mio Bluetti, che arriva qua dalla sua presa che è sotto la sua linea protetta, ho provato a mettere un misuratore sulla presa del Bluetti. Vedete che ha un consumo di 6-7 watt, 8. Diciamo che si stabilizza su 7. Quindi messo in modalità UPS, anche quando dice che non sta prendendo niente da rete, in realtà ha un piccolo consumo di 7 watt. Un'altra piccola precisazione che volevo fare è che quando usate il Bluetti in modalità UPS, me ne sono accorto a casa mia, è importante che azzecchiate il corretto verso della spina di alimentazione, perché io mi sono già accorto che mettendo la spina al contrario, sempre facendo le prove, trovavo in casa dei LED accesi. Questo perché? Perché anziché interrompere la fase, veniva interrotto il neutro. Come sappiamo, se ci sono delle fasi presenti, i LED possono rimanere accesi o sfarfallare, dare problemi, e quindi mi sono accorto che anche il senso della spina di alimentazione ha un'importanza. Dopo aver detto tutto questo, quali sono le conclusioni? Le conclusioni sono che comunque se non siete pratici è meglio fare intervenire un elettricista per verificare che le protezioni funzionino. Se invece avete un po' di dimestichezza, ma anche senza averne chissà quanta, quello che vi consiglio e vi raccomando è di provare i vostri differenziali, perché come avete visto potrebbe essere che scatta prima o scatta dopo, magari scatta quello a monte, magari scatta quello a valle, quindi l'unica cosa che potete fare se avete una casa alimentata da una power station o da un generatore, provate i differenziali, non col tastino, perché come avete visto il tastino scatta anche se arrivano le due fasi, ma poi dopo non interviene. Chiaramente non vi dico di comprarvi il mio tester che costa 1000 euro, non mi ricordo. Non vi dico neanche come si costruisce quello che ho fatto io, perché è abbastanza complesso, ci sono resistenze, condensatori, non è semplicissimo da fare, ma esistono in vendita dispositivi tipo questo. L'ho già visto, funziona, ve lo posso consigliare, costa una sessantina di euro, non costa pochissimo, però è molto utile per testare i differenziali. Potete impostare i 30 mA, vi dice anche se è presente il neutro eccetera, vi lascio il link in descrizione. Se volete un consiglio, compratelo e fate tutte le prove del caso per essere sicuri di avere un impianto che vada bene. Spero che il video vi sia piaciuto, sicuramente susciterà molte polemiche, sì, può darsi, magari qualcuno mi insulterà, non lo so, vedremo, ma se vi è piaciuto un bel like, soprattutto è gratis, iscrivetevi al canale, così andiamo avanti a fare un po' di prove. Vi faccio un piccolo spoiler, potrebbe arrivarmi una pala eolica. Ciao a tutti da Massi Dattoli.